Per imparare una lingua non esiste un percorso perfetto e adatto a tutti. Però ci sono alcuni errori comuni che si ripetono molto spesso. Vediamo quali sono. Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia, di Lingua Franca. Ogni settimana carico nuovi video dedicati all'apprendimento della lingua italiana e delle lingue in generale. Se è la vostra prima volta da queste parti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così da non perdervi i prossimi video. Imparare una lingua non è un processo lineare. Infatti, nessuno parte dallo stesso punto e nessuno arriva allo stesso risultato. Per imparare una lingua ci sono tante tecniche e percorsi diversi quante sono le persone che la studiano. Ma nonostante questo, ci sono alcuni errori classici che possono rallentare o rovinare il vostro percorso di apprendimento. Molti di questi sono errori banali e facilmente risolvibili. Quindi vi consiglio di guardare il video fino alla fine per controllare se ne state facendo qualcuno, così da risolverlo e ottimizzare il vostro studio dell'italiano. E non perdetevi l'errore bonus alla fine del video. Ecco i 5 errori da evitare quando studiate l'italiano. Errore numero 1. Scoraggiarsi a causa degli errori che si commettono. Sbagliare è una parte fondamentale dell'apprendimento e lo è ancora di più quando si parla di imparare una lingua. Tutti abbiamo paura di sbagliare, anche perché il sistema scolastico ci insegna che gli errori sono negativi e vanno evitati, altrimenti si prende un brutto voto. Purtroppo, però, questa strategia non funziona quando si impara una lingua. Gli errori e la loro correzione progressiva sono alla base del miglioramento. Per esempio, è molto più facile ricordarsi della corretta pronuncia di una parola se un madrelingua ci corregge un paio di volte mentre chiacchieriamo, piuttosto che cercare di impararla a memoria studiando ore e ore per poi avere paura di sbagliarla comunque. Quindi accettate gli errori e usateli per migliorarvi. Errore numero 2. Sottovalutare la pronuncia. Quando ci immergiamo in una nuova lingua, ci troviamo quasi sempre di fronte a moltissimi suoni strani che non esistono nella nostra lingua e quindi facciamo fatica sia a riconoscere sia a pronunciare. Ovviamente non c'è niente di strano in questo, ma è importante fin dall'inizio abituare il vostro cervello a sentire e a riconoscere questi nuovi suoni. Quindi dal primo momento ascoltate canzoni, video su YouTube, serie TV, audiolibri e qualsiasi cosa vi venga in mente in italiano per abituarvi ai suoni e al ritmo della lingua. Errore numero 3. Imparare parole inutili all'inizio. Ampliare il vostro vocabolario personale è importantissimo per riuscire a esprimere tutti i vostri pensieri in italiano. Purtroppo, però, a volte i libri di testo si concentrano su parole che sono davvero poco utili nella vita di tutti i giorni. Alcuni libri, per esempio, vi insegnano subito molte parole su alcune categorie come la casa e i vestiti. Però, a meno che non dobbiate andare a lavorare in un ristorante, probabilmente spatola non rientra tra le prime 100 parole che dovreste imparare in italiano. Quindi concentratevi sulle parole che vi sono davvero utili.
Fate una lista delle parole che vorreste usare per raccontare qualcosa in italiano e andate a cercare come si dicono. Oppure usate una lista di frequenza. Delle liste di frequenza parleremo meglio in un prossimo video. Errore numero 4. Concentrarsi troppo sulla grammatica. Si sa, la grammatica è importante e non si può ignorare, però bisogna anche stare attenti a non esagerare dandogli troppa importanza. Sapere a memoria tutte le regole grammaticali è come sapere a memoria tutti i movimenti da fare per andare in bici. Può essere utile, ma si impara davvero quando si comincia a usare la bici o le regole grammaticali, sbagliando, cadendo e riprovando. All'inizio, quindi, non cercate di imparare tutte le regole grammaticali a memoria, ma cercate di integrarle un po' alla volta dentro il vostro italiano. Errore numero 5. Avere aspettative troppo alte. Se iniziate a studiare l'italiano aspettandovi di poter chiacchierare con un madrelingua dopo un paio di mesi, inevitabilmente sarete delusi dai risultati. Il rischio è di perdere la voglia di studiare quando non raggiungerete le aspettative. Cercate invece di notare i piccoli miglioramenti e di esserne felici. Ogni giorno potete fare qualche passo in più sul vostro percorso per imparare l'italiano e quando vi guarderete indietro, mese dopo mese, vi renderete conto di quanta strada avete fatto. Per rendervene davvero conto, vi suggerisco di fare l'esercizio di cui parlo in questo video. Ci vogliono solo 7 minuti. Errore bonus: non avere la giusta mentalità. È molto facile cadere nella routine e annoiarsi, soprattutto se impostiamo il nostro studio nella maniera sbagliata. Studiare una nuova lingua deve essere prima di tutto un'attività piacevole e divertente. Quindi, se arrivate al punto di avere paura del momento in cui dovrete mettervi a studiare, magari prendetevi un giorno, una settimana o anche un mese di pausa, in cui dovrete evitare qualsiasi compito noioso legato all'apprendimento dell'italiano. Spesso questa pausa vi permetterà di riavvicinarvi alla vostra passione per la lingua italiana, soprattutto se durante la pausa continuerete a fare le cose che ritenete piacevoli, come ascoltare musica italiana o guardare film e serie TV in italiano. E non dimenticatevi delle 3 cose più importanti per chi studia l'italiano. Ne parlo in questo video qui sopra. Se questo video vi è piaciuto, potete aiutarmi cliccando il pollice in su qui sotto. Ci va solo un secondo, ma mi aiuta moltissimo. E non perdetevi gli altri video dedicati ai consigli per migliorare il vostro italiano. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!